Adesso parlo dei giorni delle rose, un po' per scaramanzia, un po' perché ne sono convinta. Comincio sempre con la frase del professor Guido Giubbini, grandissimo storico e curatore della rivista Rosa Nova, che con una frase mi ha colpito 4 anni fa in maniera speciale. Lui dice che la rosa non è solo un fiore, ma un oggetto d'arte. E da qui partono i giorni delle rose. I Giorni delle Rose sono una manifestazione fondamentale nel circuito vivaistico e floraistico della nostra regione, pongono ancora una volta Spello al centro del panorama nazionale e internazionale, qualificandola come città dei fiori, e rappresentano un punto cruciale per quello sviluppo turistico che noi vogliamo mettere in campo. E questa 3 giorni così importante, con mostre così importanti, è una occasione unica di confronto su un tema, quello dei fiori e quello delle rose, occasione non solo di carattere economico e turistico, ma anche di crescita culturale ed artistica. Siamo arrivati alla 4ª edizione dei Giorni delle Rose, una manifestazione fantastica, bellissima, colorata, profumata, piena di arte, cultura, bellezza, una manifestazione ricchissima di iniziative, accolta in uno scenario straordinario, appunto quello di Villa Fidelia. Villa Fidelia con il suo giardino all'italiana, adesso finalmente risistemato, con il suo giardino vesuviano che è la mia grande passione anche per la sua rarità, ha un'atmosfera talmente magica che era la cornice ideale per questa nostra idea di questa mostra. Ogni anno noi facciamo un tema. Quest'anno abbiamo scelto come tema rose e profumi. Abbiamo trovato laboratori che creano profumi d'arte. Uno viene da Procida, un altro è storico a Firenze e un altro viene dall'Alta Provenza, che creano profumi personalizzati. Il fiore all'occhiello naturalmente è essenzialmente Laura, cioè Laura Bosetti Tonatto, uno dei più grandi nasi del mondo, la persona che ha creato una serie di profumi per la regina Elisabetta. È stata nostra ospite, è ancora nostra ospite con il suo stand e ha fatto una conferenza e ha fatto una giornata profumiera dove ha insegnato, spiegato le alchimie dei profumi. L'essenza di rosa da sempre è alla base dei più grandi profumi della storia. Non tutte le rose profumate ovviamente sono adatte all'estrazione dell'olio essenziale. Quelle più adatte sono la rosa damascena e la rosa centifoglia, in particolare la centifoglia di Grasse, che è alla base del grande profumo Chanel numero 5. Io ho avuto questo grande onore di realizzare il profumo su misura sia per la regina che per Buckingham Palace. Inoltre ho ricostruito, grazie a una ricetta che è riportata sul libro L'ultima regina di Vittorio Sabadin, il profumo dell'incoronazione della regina, che è proprio il profumo creato per incoronare sia la regina Vittoria che la regina Elisabetta, ed è una formula antichissima che risale al periodo degli Stuart.
quest'anno abbiamo molto selezionato gli espositori proprio per qualificare sempre di più questa mostra. Abbiamo dato spazio anche ad artigiani e locali con le loro creazioni. L'avvenimento forse più importante di questa mostra è la mostra di Vittoria Cornero per Gucci. 40 foulard storici di Gucci esposti nella palazzina, disegnati da Vittoria Cornero, un grande illustratore, scenografo degli anni 60. E c'è un episodio che mi piace sempre raccontare. La principessa di Monaco va a Firenze al negozio di Gucci e chiede un foulard a motivo floreale e non ce l'aveva Gucci. Quindi Gucci chiama subito il suo illustratore Vittoria Cornero e in una notte nasce Flora, che è questo foulard per la principessa, che è diventato un oggetto di culto ormai. Una parola anche sulle conferenze che sono state quest'anno molto interessanti e anche molto partecipate. Il pubblico molto interessato, sono venuti anche altri garden club d'Italia. Quando si parla di garden club si parla sempre di persone con una passione specifica. Laura Musella, che è la fondatrice del progetto Omaggio all'Umbria e quindi del Festival Assisi nel Mondo, ci offre questo concerto finale. Quest'anno abbiamo 11 flautisti, sono l'ensemble Rossini Flute Ensemble. Abbiamo voluto celebrare la rosa non solo come regina del giardino, dei fiori, ma anche come protagonista nell'arte, nell'artigianato e nella cultura. E questi 3 giorni sono proprio dedicati a questo. Tutta questa nostra fatica speriamo sia apprezzata dalle persone e possa servire anche a far passare una giornata un po' fuori dal mondo, in un'atmosfera un po' inglese, un po' sospesa tra la realtà e l'irrealtà, che credo sia veramente il modo migliore per riposarsi.